Eccoci qua per la prima sessione di Erika. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Erika è chinata a raccogliere dell'insalata fresca e una coccinella è sui suoi capelli. Davvero? Mm. Io la sessione prima ho già fatto la copertina e ho usato la coccinella. Causa esoterica di questo fatto. Sì, tu ti eri già connesso a Erika e a questa visione. Chi vedrà questo video saprà già dell'indagine gratis EFT e vedrà che quella è la copertina di cui stiamo parlando. Ti dà l'autorizzazione, quindi, Sì, con un sorriso molto dolce e rilassato. progetto di Erika. Mi viene straordinaria, come se la sua anima stesse proprio cercando di fargli vedere una via e delle scelte che sono fuori dall'ordinario, ma che sono perfettamente conformi alle sue attitudini e alle sue capacità. Nome della sua anima. Betulla, Nome del suo spirito. venerdì. Vibrazione di Erika. Ma lei si butta giù un po', però io come vibrazione vedo 7 miliardi. Consapevolezza. 157. Anima. 46. Vite. 1971. Cervello. 9,6. Suscettibilità ipnotica. 42. 3D. 61. Vivacità animica. Sì, 100. Bene, io direi che come prima sessione sono valori più che ottimi, assolutamente molto interessanti, una vibrazione bella consolidata. Mi stupisce molto la 3D al 61 perché con il lavoro che fai, conduci un'attività di ristorazione, fai tutto tu, io mi aspettavo molto di più e invece più è basso il numero meglio è, 61 non è neanche male. Buona consapevolezza, la PS è praticamente la metà, quindi va bene e già ottime capacità medianiche, 9,6 siamo vicini al 10. Raramente una prima sessione inizia con questa quinta già ingranata. Monica, chi è Erika? Io come se vedessi Erika già pronta per un'altra linea temporale e quindi anche i suoi valori influiscono, no? In questo senso. Cioè io Erika proprio la vedo come un, un velocipede, un bel turbo. Il centro di questa sessione è la non felicità, la ricerca della felicità, quel concetto che è anche nella Costituzione americana degli Stati Uniti. Però lei ha già capito, in parte la chiave, perché lei ha detto basta adesso dare ascolto agli altri, anche perché lei l'ha visto, no, sulla sua pelle, che gli altri alla fine non fanno che distruggere la sua vita. Adesso do retta a me stessa. Quella poi è la chiave della felicità, che lei si dia retta a se stessa. Dove vedi energeticamente la felicità in una persona, in Erika? Ma no, adesso io vedo per esempio in Erika un blocco alla bocca, ehm, cioè proprio a livello dentale, io ti posso dire, come se le mascelle fossero serrate, ok? Quindi lei stesse proprio trattenendo questa sua possibilità di ridere e di essere felice, nello specifico proprio di Erika. La vedo concentrata lì. È come se fosse anche proprio in una difficoltà a tu per tu di parlare con la mamma.
Entità eteriche. C'è una aquila reale ehm, che è come se la volesse tenere lì in in questo caos, in questa frenesia, e non volesse invece lasciarla andare verso la gioia, verso la tranquillità anche, ehm, verso se stessa. C'è uno strano coccodrillo che fa cose strane, perché ha tipo una sigaretta in bocca e se la spegne con un latte contenuto dentro il biberon. E proprio affronta a muso duro Erika e le dice: Ma tu chi credi di essere? Adesso spiegami dove credi di andare e spiegami quali traguardi hai nella tua mente. Un po' tra il minaccioso e anche un po' come se la volesse deridere. Sta Poi facendo c'è i uno, conti con lei, no? sì, sì. E a proposito di fare i conti, c'è questo uomo del tempo che è pronto con i guantoni anche a metterla a KO pur di non farle prendere una linea temporale alternativa a questa attuale. Io altro non vedo. Mentali. Dunque, ne vedo due. Una si chiama Sfide e l'altra Asciutto. Allora, Sfide è proprio un'entità mentale che vuole sfidare quelli che sono i sogni di Erika, le aspirazioni di Erika e la sua grinta, perché lei ne ha. E vuole questa entità mentale che lei vada incontro a continue disfatte, a continue sconfitte, a continui problemi, oltre che dirle in un orecchio che lei è un egoista e che quindi si merita tutta questa fatica e si merita queste disfatte. Direi di livello, mm, ma prima era anche più alta, io ti dirò, eh. Prima era anche più sul 7, adesso io la vedo già scesa al 5. Ma si chiama sfide o disfatte l'entità mentale? No, io la vedo più sulle Sfide. sfide. Sì, Asciutto. come se volesse generare in lei una sensazione un po' di frustrazione, un po' anche, non so come dirti, come un senso anche di ingiustizia subita, di rivendicazione di una felicità non avuta, di una famiglia non avuta, di rapporti non coronati, eccetera. Perché la vedo come se a un certo punto quando è il suo turno, le toccherebbe qualche cosa, che potrebbe essere un rapporto amoroso o qualcosa di simile, e allora quella cosa lì le viene sottratta. Come se per lei a questo punto quella cosa lì non fosse più disponibile. Lei non ne può più beneficiare. Le viene proprio sottratta dalle mani. E quindi lei rimane un po' come dirti a bocca asciutta. Ehm, sì, 4-5 come livello. Impianti. Basta, no? Le entità mentali. Sì. Allora, c'è questa candela come impianto mentale che è strana, perché è una candela rossa, che da un lato è come se mi suggerisse l'idea, eh, datti da fare, fai veloce, che come vedi la vita si spegne in fretta, la fiamma può spegnersi da un momento all'altro, quindi muoviti. Mm? Però il momento dopo sembra che questa candela rossa si trasformi in un cero votivo, come se ci fosse un'altra parte di lei che le dice: Eh no, ascolta, adesso tu ti devi dedicare un po' di più agli altri, devi dare ascolto a quello che dicono gli altri. Quindi ci sono queste due spinte. Ehm, e poi c'è, appunto, come ho provato a accennare prima, c'è questa specie di cartina di quelle che ti fa masticare il dentista e che lei tiene nell'arcata dentale sinistra. Quindi lei deve tenerla stretta, no? Deve tenere il morso. Quindi non è libera lei, è bloccata in questa maniera. E poi anche c'è una specie di, direi, anello
molto alto e spesso all'alluce destro, che è come voler tenere frenato la sua intraprendenza, il suo spirito di iniziativa. Mm, nient'altro. Ok, cinema. Papà. Viene con un sorriso molto ampio, anche gli occhi sorridono. È venuto qua con tipo una camicia scozzese. Poi, mm, cioè, è presente una camicia scozzese di flanella e lui lo percepisco morbido come questa camicia. Mamma. È venuto con una saponetta grossa, di quelle da bucato. Mm. Qualcuno si deve lavare la bocca col sapone di Marsiglia? E lei ci tiene che ci sia, come posso dirti, una certa pulizia, ok? Lei ha bisogno di mostrare che le cose sue, le cose della sua famiglia sono pulite. Fratello. Fratello, aspetta, è venuto dentro con la macchina, non so per quale ragione. Non è un drive-in, è un cinema. Infatti, giusto. Mm. Comunque Va sì, è bene. venuto. Sì, sì. Il cosiddetto fidanzato, chiamiamolo fidanzato, quasi fidanzato. Lo vedo che porta una croce di legno pesante. E questa croce di legno, a volte lui cerca di stare in posizione eretta, però per farlo ha bisogno di molta forza e molta energia, altrimenti tendenzialmente lui si incurva un po' a causa della croce. Tutto il paese. Ci sono un po' di mormorii. Adesso stanno anche guardando il cinema, vedono una crepa, poi trovano delle perdite che non ci Ma sono. non ci sono tutte queste cose. No, gli angoli non puliti bene, Sono queste cose puliti. così. Sì, sì, infatti, Tutti, sono tutti. loro che vedono Le così. beghine. La Sì. gente parla. Ecco, quella gente che parla, tutti qua. Mm. Poi dicono che i nostri vestiti non sono tanto ben stirati, c'è una macchia sui pantaloni, Erika è spettinata. Quindi vengono per se stessi e per vedere la sessione che una fuoriclasse come Erika ha richiesto per se stessa o no? O vanno a guardare La ruota della fortuna e tutte le repliche degli ultimi 20 anni? Sì, qualcuno anche in chiesa vuole andare. Chiesa, partita di calcio. Mm. Sì, questo è un luogo un po' indecente. Quindi del paese quanti vengono in percentuale? Allora, vediamo, eh. Ehm, il paese, 5%? Ok, chi sono questi del 5%? Giovani, vecchi, grandi, piccoli? Qualche adolescente? Eh, poi c'è un uomo invece decisamente più maturo. Beh, poi ci sono alcune donne. Diciamo che vedo più rappresentativa la categoria delle donne. Va bene. Monica, il locale la tiene qui, la blocca. L'attività lavorativa, come la vedi esotericamente parlando? Proprio come quest'aquila,
che è molto grande, è un'aquila reale, però extra, diciamo, no? Gigante, che la tiene sotto i suoi artigli. E effettivamente lei è bloccata lì così, no? In quel luogo, in tutte quelle ore lavorative, in tutti questi compiti che si moltiplicano quasi, no? In tutte queste problematiche che una tira l'altra, diciamo. E l'aquila è proprio così, a tenerla lì ferma, sotto scacco. Vedo che lei però si divincola da sotto gli artigli, cioè nel senso non sempre, a volte è stata un po' inerte, però adesso invece sta parecchio dimenandosi. Tanti anni fa, 30 anni fa, Erika aveva un sogno, questo ristorante, e lo apre. Oggi non ne può più. Che è Certo, successo nel frattempo? un'ambizione, ambizione dei tempi, ambizione peraltro coronata. Ehm, Beh, è successo. cioè io vedo che questo luogo è stato riconosciuto. Poi sicuramente ci sono state delle difficoltà che sono a livello, diciamo così, mondiale, no? Il Covid. Mhm. Esatto. Però mh, cioè, sento che c'è stata una fase di forte riconoscimento di questa attività. Ehm, Però c'è anche da dire una cosa, che nel periodo, si può dire Covid, sì, Sì, lei è sì. cambiata anche molto. Mhm. Lei ha fatto proprio questa grande nuotata dentro se stessa e ha scoperto nuove cose. Cosa? E quindi mm, che Erika è altro, non è solo più questo. Eh, Adesso, per esempio, che ne so, mi mostra questa specie di modo che lei ha, è una delle possibili, no? Linee temporali, di mettere a frutto comunque quello che lei ha imparato, perché lei ha tantissima esperienza, ovviamente, no? E la vedo fare tipo una specie di, credo che sia uno scambio, dove lei va in questa, no, non è che sia proprio una fattoria, mm, cioè un agriturismo che ha anche eh, molto terreno, credo. Vedo che lei inizia proprio a conoscere come funziona il terreno, ok? Come la coltivazione, questi cicli qui, no? Questo però è anche un agriturismo, quindi ci sono anche dei clienti, ma lei quella parte lì la conosce già molto bene. E la sento felice, felice perché non è lei a dover reggere la struttura. Mm. Felice perché sta imparando nuove cose e soprattutto perché mentre lei sta facendo questo scambio ci sono anche altri. ehm, Vedo giovani, più o meno giovani, che fanno questo scambio e per lei è proprio un arricchimento. Stai cosa vedendo? Cosa stai vedendo? Una linea parallela? Una linea temporale parallela? Mm, Cioè, una delle tantissime linee temporali future di mm, Erika, quasi infinite. Erika potrebbe andare al Grande Fratello, vende mm, tutto, va al Grande Fratello. Non vende, vende, vende e consuma i soldi fino alla mm, fine. mm. Vende, si fa un po' di tempo così a pensare e poi dice appunto mi ributto nell'ambiente, non sono io la proprietaria, sono una consulente. Più o meno hai visto questo in un agriturismo, per esempio, dove c'è no, la doppia valenza, l'ospitalità Sì, esatto. ed il cibo. Il cibo è essenzialmente, non esclusivamente, ma essenzialmente prodotto in loco. Mhm, esatto, esatto. Come vedi queste possibili vite? Ma ce n'è una assurda, non so, la posso dire? Mhm, Però lei non si deve offendere, ok? Perché tanto cioè, anche noi ne abbiamo di assurde, ok? mhm. Cioè la vedo qua tipo come se fosse una,
eh, una Maîtresse. influencer di OnlyFans e vive a Ah. Dubai. Ma da adesso in poi o c'è già una linea temporale così? Allora, per come vedo io, esistono già tutte, no? E Mhm, noi ci collochiamo su quello che già esiste. mhm. Io vedo così, ho questa visione. Quindi sì, già esiste, e poi scegliamo se percorrerla, se accenderla, no? Se collassarla, se vogliamo dirla in S- termini di fisica quantistica, no? Far Certo. collassare l'onda. Mhm. Se mettere la puntina del giradischi su quel solco e non su Sì, un altro disco. certo. Quindi esistono, ma lì l'anima di Erika, lì a Dubai a fare l'influencer di OnlyFans, No, non c'è la no. puntina. Però tu mi Ok. hai chiesto, no, di guardare anche quelle non Sì, sì, percorse, non sì, scelte, sì, sì, giusto? sì, Ok, sì. Ah, quindi ci sono delle vite non scelte che esistono senza anima. In sì, cosa? sì, sì. In un mondo senza anima? In una, come posso dirti, come in un mazzo di carte, no? Tu scegliene una. Cioè, se le vuoi, sono tutte possibili. Però quando poi la estrai e la scegli, quella diventa attiva e viva per te. Per esempio, in quella vita dove Erika è influencer di OnlyFans a Dubai, io ci sono in quella vita come possibile disco? No, No, peccato. no, Tu ci no. sei? Sì, però non in un ruolo così bello. Ma è Cioè, una nel vita senso che che non è vissuta dalla tua anima. no, no. Però se noi ci incastrassimo in questa cosa, io mi vedo con il velo, ok? Che faccio una vita in realtà molto sacrificata. Ed è su quella linea temporale Mhm, in cui io e Erika è come se fossimo agli opposti, perché lei è estremamente occidentale, mhm. ok? Con una vita così, e io invece no, sono con una vita molto arretrata. Quindi in qualche modo quella linea temporale è una linea temporale dove tutti scarichiamo le vite in cui non vorremmo essere, più lontane da noi. Cos'è quello? Un non mondo? Mm. Allora, è buia, è sicuramente una linea temporale fatta di buio, diciamo, ok? Però, come ti posso dire, in realtà noi, se fagocitati dal buio e presi dalle entità, potremmo scegliere quella, ok? Mm, Perché adesso tu che sei lucido e sei luminoso dici, quella lì è una linea temporale non voluta, ma se tu invece fossi fagocitata dall'oscurità, mm, potresti scegliere quella come linea temporale. Non meno peggio, non è nemmeno così male. La possiamo definire non mondo, questo mondo, Non mondo, perché tu dici non mondo? perché non c'è l'anima, né la tua né Ah, la ok. sua, è presumibilmente quella di nessuno. Sì, è un'opzione, un'opzione mondo. Ok. Monica, e la felicità? Cos'è la felicità? Eh, allora, se mi dici felicità mi viene sorgente. Ehm, Quindi è fuori dalla Matrix. allora, non c'è realmente qualcosa di fuori dalla Matrix, ok? Perché in verità diciamo così, la nostra cupola non è così impermeabile, cioè non è una cupola davvero rigida che può impedire le infiltrazioni della Matrix, questo no, scusami, della sorgente. Ehm, Però sicuramente, causa di questa ragnatela, c'è una maglia che rende questa penetrazione più difficile.
Però mi arriva proprio che questa connessione che noi possiamo avere con la sorgente è la felicità, che è questo stato, non so come dirti, di ordine, di pace, ehm, di totale equilibrio, ehm, Di consapevolezza. di realizzazione, sì. Monica, esiste la fiamma di Erika? Allora, al momento me la colloca tipo in Francia, Francia-Spagna, diciamo. Mm, forse più Spagna, perché è come se anche lui avesse però un locale, sempre anche lui che dà sul mare, eh, mm, però sembra più di cocktail, cose del genere. Mm, e è un uomo che sa molto di allegria, di felicità. Ecco, a proposito, che lei ha tanto bisogno di sorridere, di svagarsi, di alleggerirsi. Però è in Francia, quindi nel nostro linguaggio, non so se vedi, hai visto tanti video, Erika, è ancora un po' lontano. Non significa che è in Francia e adesso devi adoperarti per andare ad assaggiare i vini francesi, così magari lo incontri. Capito? Non funziona così. Tu lo cambi, la crei, esistono infinite linee temporali, infinite possibilità. Io prenderei che è ancora un po' lunga e che ti deve far ridere. Questo è il Mm. concetto. Infatti lei ha scelto al momento un uomo invece mm, grosse difficoltà. Con grosse difficoltà, il Sì. fidanzato, tra virgolette, che ha dato retta alle voci che Mm? hanno messo gli ex e anche la madre in paese, false, e che adesso si sta allontanando da solo. Evviva! Perché mai questo? Cioè, perché mai non è stato in grado di mettere la mano sul cuore di Erika e sentire come questo cuore pulsava e quello che gli comunicava? Perché non l'ha fatto? Erika ha bisogno di questo. Un uomo che la guarda negli occhi, che le mette la mano sul petto e sente chi è lei. Monica, vita parallela o precedente che Erika ha vissuto, sta vivendo con l'attuale madre. Allora, qua mi manda in una casa di riposo. Allora, vediamo un attimo. Qua vedo che sua madre, mm, è una donna anziana che sembra che debba sempre morire da un momento all'altro, anche perché vedo che fa molte sceneggiate, però in realtà è un modo per tenere sotto scacco, io vedo diciamo, un'infermiera che è Erika. nuova, sì, Mhm. ed è molto giovane, ha anche poca esperienza, diciamo. Quindi ogni due per tre è come se la chiamasse, le chiedesse cose, la tiene sempre lì. Ehm, Altre trova vite? mille pretesti. Qua, aspetta, mi fa vedere che, aspetta, perché ci sono di mezzo dei cavalli, dei buoi. No, no, cavalli. ehm, eh, però aspetta, chi è che cade da cavallo? Perché qualcuno insegna, praticamente è l'istruttore, e chi sta imparando poi cade da cavallo. Quindi in questo caso l'istruttore è Erika e chi cade da cavallo è la mamma. Quindi in realtà in Erika poi subentra tutta una serie di sensi di colpa. Mm. Mm. Insomma, perché si sono rincontrate?
Qual è il loro contratto qua? Il loro contratto qui è la libertà reciproca, perché alla fine hanno vissuto delle vite in cui a volte era uno che ha impedito all'altro, diciamo così, la propria libertà, si sono scambiati i ruoli, insomma, diciamo, no? Per frenarsi la libertà reciprocamente. Invece in questa vita l'obiettivo è quello di regalarsi di nuovo reciprocamente la libertà e la fiducia anche. Va bene. Dove vogliamo andare? Cosa vogliamo fare? Chiedi a Erika cosa vuole fare. Lei ci ha presentato pochi punti, a volte pochi punti sono anche poco utili. Allora, è come se vedessi che Erika ha intorno a sé tanti salvagenti che in realtà sono un po' delle zavorre. Mm. Per cui in realtà lei non potrebbe nuotare perché sono dei finti salvagenti e fa anche fatica a camminare perché immaginati, no? Da testa a piedi tutta inciambellata. E quindi lei ha proprio bisogno in eterico di togliersi una ciambella, un salvagente dopo l'altro, Da quale eh, partiamo? dai suoi rimpianti, che è quello più in alto, vedo, che è quello in fin dei conti che è un pochino più a forma di salvagente. Però è come se ci fossero dei rimpianti, qualcosa che riguarda il passato. Allora, forse ogni tanto le viene in mente, ah, se però avessi fatto così anziché che cos'ha, magari, ipotesi, quella storia lì sarebbe ancora in piedi. E Mhm, allora io sarei già diventata mamma, per ipotesi. mhm. Quindi questo salvagente lo vedi gonfiabile, di cemento. Questo è gonfiabile arancione e bianco. Perché è una zavorra, la tira giù. È come una specie di suggello di tutti gli altri. Ci sono tutti gli altri un pochino più o di cemento o misti, diciamo, no? Cemento, cemento salvagente. Invece questo qua è come se fosse una specie di corona appoggiata agli altri, perché è come se forse è partito un po' da lì. Quando è stato messo questo Forse salvagente? è come se ci fosse proprio una storia nello specifico, cioè lei ha avuto storie anche importanti, lunghe, così, però ne vedo una che non so perché è di colore verde, quindi che mi accende la mia attenzione, verso la quale magari aveva riposto più speranze, diciamo, speranze proprio, no? Mhm. Eh, mh, che sbocciasse in un qualcosa di più importante per lei. Però lei lì è come se fosse più rimproverata a se stessa. Mentre adesso in questa storia che sta vivendo è come se vedesse soprattutto che il bastone fra le ruote viene dall'esterno, lì è come se si rimproverasse di più lei. Però, siccome è in una fase, secondo me, di parziale, no? Inizio proprio di liberazione, questo qua l'ha messo sopra ed è più facile da togliere. Ce ne sono altri? Ce n'è una che proprio riguarda il rapporto con la mamma ed è quello un po' alla base, mm, ed è di cemento. È come anche un misto un po' di sensi di colpa, di paura di deluderla, eh, di dispiacere perché comunque, in fin dei conti, la madre l'ha anche tanto sostenuta, aiutata. Un mix di queste componenti qui, proprio sentimenti di figlia, figlia che deve qualcosa alla mamma. Mm. Poi ce n'è un'altra che riguarda proprio come, come posso dirti, locale proprio, eh, situata, diciamo così, nella geografia quasi. Come se lei in qualche modo si sentisse anche, bloccata
lì certo, geograficamente. certo. Tutto il sistema culturale, eccetera, un insieme di cose. Però come se proprio lei avesse bisogno anche di conoscere altro, quindi è diventato tutto troppo stretto. Ehm, Poi c'è un qualcosa che riguarda come la sua formazione, come se lei sentisse di essersi formata, credo, tanto magari agli inizi, di aver un po' mollato, e come se quasi le piacesse anche l'idea di poter aprirsi ad altro. A cose completamente Allora, diverse. sì, questa cosa invece della famiglia, di crearsi la famiglia, la vedo a metà, una specie di ciambella che sta a metà, che è come se fosse tra mh, sospesa, diciamo così, no? Tra se stessa, che invece la porterebbe a una totale libertà, e a, non so come dirti, delle occasioni, dei desideri inappagati del presente e del passato. È come se la vedessi spaccata in due lei. Da un lato come se volesse essere felice anche di cose sue, di esperienze sue. Dall'altro credere che la felicità la trova facendosi una famiglia. Va bene, Monica, è l'ora di pranzo, il suo ristorante apre, Mm. lei riceve i clienti e questa volta ce n'è solo uno di cliente, la sua anima. La sua anima si siede ed Erika dà alla sua anima un menù vuoto da riempire. Quindi, antipasto. Vento e libertà. Primo, Eh, eh, Sessualità. Eros. secondo e contorno. Ehm, Bambini che giocano. Non per forza i suoi. No, no, esatto, no. Però lei sta bene in mezzo ai bambini. Cosa beve? Ehm, è il liquido di betulla proprio. Che aiutami, La vabbè, linfa, il la nome linfa della di betulla. PS, ma ha una, ha una proprietà, la linfa della betulla. È proprio un, come la vedo qua io adesso, poi non so se è così, è un detox totale, Mm, mm, mm. Quanto è ok? Che è bella la fisico, betulla. che è mentale, può disintossicare da tutto questo, anche dallo stress, delle decisioni, degli impegni. Che bella che è la betulla, che albero straordinario. Da incantarsi a guardarla, a toccarla. E dessert. Però qua dessert, eh, mm, cioè mi fa vedere come degli spiriti della natura il dessert. Elementali? Sì, forse io la vedo proprio collocata nella natura, lei. Cioè, lei sicuramente è stata tanti anni chiusa, no? Forza di cose, sì, è un posto bellissimo, eccetera, però fondamentalmente lei deve stare dentro, no? Ha tanti incarichi, tante responsabilità e deve stare dentro. Quindi come se adesso invece nel dessert la volessero portare fuori. Va bene, Erika deve far fronte a questo grande ordine, dove prende le materie prime. Beh, anche attraverso lo spirito, che rappresenta proprio anche la sua grinta, la sua determinazione. E poi appunto, ecco, sai, mi è venuta in mente questa cosa quando lei si è sentita chiamare. Mhm. mm, ehm, Chi Non è era? che l'ha sentito solo lei, e cioè io ho visto che mi veniva la linea paterna, ok? Quindi magari è plausibile che sia una nonna paterna.
perché ho proprio sentito come l'energia della linea paterna forte. Lei era nel Eh, locale, credo sì, chiuso, con un collega, con un dipendente, ed entrambi hanno sentito Erika, sì, una voce che la chiamava. Era la sì, nonna paterna. mi viene così. Mi viene questo colore giallo, ed è come se ehm, la volesse un po' scuotere e farla ritornare alla vita, richiamare Erika alla presenza di se stessa. Come se mi fa sentire che si era accumulato anche molto senso del dovere, asfissiata in un certo senso dal cumuli di cose, di responsabilità, di problematiche, no? Allora vedo questo giallo che viene proprio dalla nonna paterna, suppongo, che le ricorda il centro di un fiore, i pistilli gialli di un fiore, la vita, la vera vita. La scuote per farla ritornare alla vita, perché quella non è vita. Erika, sveglia, quella non è vita. Chiamala la nonna paterna davanti al portale aureo aperto. Sono dei gigli bianchi con questi pistilli molto alti, gialli. Lei si presenta così, Sì, con il profumo anche del giglio. quindi è già andata nel portale aureo da un pezzo, se mi parli in questi termini. E poi forse perché mi parla anche della Toscana. In effetti il giglio è il simbolo della Toscana. Adesso non so se mi dice della Toscana perché può essere un qualcosa di importante per Erika. Eh, poi mi mostra una coperta, un plaid, di quelli classici, diciamo un po' scozzesi. Ah, che un po' mi ricorda anche la camicia che aveva messo il padre, no? Quindi evidentemente, non so, forse c'era anche un forte legame tra il papà di Erika e la propria mamma, no? Vuole lasciare un Lo messaggio al stesso figlio? tessuto. Io continuo a coprirti, eh, eh, quando ti serve a imboccarti col miele, quando ti dà fastidio la gola. Un messaggio a Erika? Ma non dimenticarti che sei una rosa. Ehm, non passirti. Le rose hanno bisogno di aria aperta, hanno bisogno di cura, hanno bisogno di amore. Una rosa in casa muore. E mi fa vedere un gatto. E Erika cosa le risponde? Ehm, sono stanca, mi sento senza forze. Lei parla non so, ti mando un tedesco. Mm, allora, non so se nel senso che un acquirente potrebbe essere uno che ha delle origini tedesche. Mhm. Mm, eh, mm. No, va. E E invece, poi è come se le mandasse un libro, ehm, come se lei riconoscesse che Erika ha bisogno di tempo per sé e attraverso un libro lei ulteriormente entra dentro se stessa. E forse gli leggeva i libri non so. sì, sì, le favole? È un po' basita Erika in questo momento, forse non si aspettava questo livello chirurgico di visione.
Mm. ricco di dettagli e di corrispondenze, è un po', po' pietrificata e emozionata. Il Mm. padre vuole lasciare un messaggio a sua mamma. Capisco quale ricetta. Come la facevi tu, non la fa nessuno, ma non so che ricetta sia. Però sembra che si indichi una ricetta. E non so se c'entri la zucca. Lo so, qualcosa. Ok. E io chiedo alla nonna paterna di Erika, cos'è la felicità? Sospendere ogni giudizio, respirare i sentimenti, guardarsi negli occhi, tra di noi e con se stessi. Poi mi fa vedere come se c'è questo servizio, tipo una zuccheriera, un po' d'epoca, no? Come se stava lì dentro, dentro quello zucchero, la felicità, che forse poi alla fine è un ricordo, quella gioia così di mettere il dito dentro lo zucchero e poi di infilarselo in bocca. E allora la felicità è fatta così di queste cose e ogni cosa può essere motivo di felicità, anche un abbandono a volte è motivo di felicità, perché apre la porta alla conoscenza di te. Piccola mia, non aver paura di stare con te. Era nel portale Auro la nonna? Sì, La salutiamo allora. E ci scusiamo se l'abbiamo disturbata. no, che disturbo. Ti lascia una rosa gialla per farti capire che non c'è disturbo. Ok. E torniamo a Erika, Cluster, Avatar, insieme. Come un uccello impagliato era il cluster, come un uccello impagliato che quindi non può cantare, non può volare. Ecco, e questo è, no, i suoi contratti e poi che rappresenta un po' lei. Allora lei questo qua lo mette in un portale definitivo e al suo posto, come ad eternum, sceglie invece un uccello vero, molto colorato, che cinguetta in una maniera meravigliosa. Sembra sei un pettirosso. Allora, l'avatar invece come un'ancora, è rimasta come un'ancora nell'avatar che proprio la voleva ancorare, tutte le sue responsabilità e tutti i suoi obblighi e le scelte del passato. Però invece lei con molta facilità ha sollevato quest'ancora che apparentemente sembrerebbe pesantissima e l'ha buttata via in un portale definitivo. Ottimo. Con questa condizione straordinaria il progetto è ancora presente. Ecco, sì, Betulla venerdì, PSPE. sì, sì, sì. Aquila, coccodrillo, uomo del tempo, esistono ancora. No. Sfide e asciutto, le due entità mentali e gli impianti. Eh, Levi anche l'anello, perché quello lì ha fatto un po' più fatica a toglierlo. L'anello che le bloccava l'iniziativa. Tolto anche quello, tolto tutto. Benissimo. Nuova vibrazione. Eh, mm, 366. 365 è un anno, 366 così. Consapevolezza, 179. PS, anima, 64.
hai invertito le cifre, Mm, vite precedenti, 1792. pensa che il contrario era 1791 di 1971, invece Mm. 1792, uno in più di nuovo. Che strani linguaggi. Cervello, Uno in- 9,6. ma perché l'uno in più è sempre il figlio. Nel suo caso, non in generale, intendo. Mi dà 10,2. È alto, 10,2. A 10 non si arriva alla prima sessione, non si arriva. Suscettibilità ipnotica, 42, 40, uno può già fare una sessione un po' risicata. 42 già per iniziare non è male. Finisce con 58. 3D. Allora, adesso lo vedo tra il 28 e il 30. Ottimo. Dobbiamo vendere il locale. Se Erika volesse vendere il locale, come è adesso la situazione? Dopo il Covid non si vendono più le case, non si vendono più i locali, si fa fatica. E poi la mamma dice cosa dirà in paese. Io voglio sempre capire chi cazzo se ne frega di quello che pensa la gente, però alcuni sono molto legati a cosa pensa la gente. Gente che poi sono quattro anzianette, anzianotti, anzianotti e anzianette che tra un po' di anni non ci sono più, quindi voglio dire, quel grande segreto, quando noi poi avremo più o meno la loro età e loro non ci sono più, che cosa ce ne frega che, no? Ci sparlassero dietro. Fatevi un corso di PNL, affrontateli e fateli piangere, se volete. Questi qua del paese. Andate al bar del paese e li affrontate in modo sereno e simpatico, mettendoli tutti al loro posto. Non sei d'accordo, Monica? Cioè, te li piangere magari no, però, Vabbè, questo sono io che insomma mi però, diverto a modo. la cosa vera è che in effetti ho visto che questo suo locale aveva proprio come delle profonde radici che confinavano, diciamo così, con i suoi stessi piedi, no? Come se lei fosse tutt'uno con le fondamenta del locale, radici sue, erano un'unica cosa, no? Quindi che non le davano la possibilità di staccarsi. Poi l'altra cosa che ho visto era come se all'esterno del locale ci fosse una sorta di divieto d'accesso per gli eventuali compratori. È come se proprio agli angoli di questo locale, proprio il perimetro, ehm, ci fossero come dei dissuasori, diciamo, Mm. ok? Invece con tutto questo lavoro che abbiamo fatto nella sessione, io adesso la struttura la vedo libera, per cui l'accesso è libero per essere visionato e per risultare interessante e appetibile agli acquirenti. E lei non ha più questo legame vincolante radici fondamenta, Erika. Come vedi il lato sentimentale? E la sorprenderà. Come vedi il suo rapporto con la madre? Come se a un certo punto la mamma si rassegnasse ehm, alla volontà di Erika. Con gli amici? Che si complimentano per la sua forza di volontà e per la nuova luce che lei emana. Messaggio al padre. Sei sempre dalla mia parte.
Ehm, sei un amico, sei un fratello, oltre che un padre. Il tuo abbraccio è caldo. Messaggio alla madre. Vorrei che ti sciogliessi un po' e, accettassi anche tu la felicità, come eh, io la voglio accogliere nella mia vita. Al fratello. Vedo che lo spettina, così, ha questa cosa un po' giocosa. Lo spettina, gli dà uno spintone, così, Io giocano. il fidanzato lo salterei, che non è così importante, secondo me. Al paese. Gli fa Marameo, così, Marameo. Al paese. Hai sentito? No, cosa? Ah, non hai sentito che lei fa Marameo al paese? Ah, al paese, non Sì? al fidanzato. No, Pensavo, sì. no, Ah, ok, ok, ok. al paese. Avevo capito al fidanzato. Erika lascia un messaggio a se stessa. Colei che ha Ma preso l'ordine al ristorante dall'anima che era seduta sul tavolo, adesso è una cosa sola. Chiude il menù, ha già consumato il pasto e si dice: digerisce tutto questo. Lo so che "Esatto. sembra un po' l'immagine finale, un po' bruta magari, no? Ah, Un po' brutale, così vedo che digerisce tutto questo e dice adesso sono pronta. a cosa? Sono pronta alla mia vera vita, a quella che mi calza a pennello ora. È come se la vedessi anche ora più alta, più forte. Ehm, è come se poi le difficoltà che le vengono incontro fossero proprio piccine. Le vedo come dei paletti piccolissimi rispetto a lei. E lei Quindi, quindi con una piccola spinta, con un piccolo calcetto, li allontana. quindi la felicità è un bicchiere di vino con un panino? Vediamo, la felicità per lei è all'aperto, mi fa vedere sì una bibita e mi fa vedere che lei fa il cin cin con un uomo, con un ragazzo e ridono. E però davanti a loro effettivamente c'è un bambino che non arriva a toccare terra, vedo che sgambetta sulla sedia. Ottimo. Sei pronta a tornare, Monica? Sì. Abbiamo finito.